Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Ragazzi, abbiamo la carta della morte. Qui si tratta di dare qualche taglio a qualche modo di pensare, a qualche situazione, attitudine, dinamica di comportamento. È una fase, diciamo, di rigenerazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se poi non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le tarot pratiche 2024 e per le previsioni del 2024. Queste sono letture generali, riguardano o il lavoro o l'amore o la famiglia o gli amici. Diciamo che io vi dico qual è l'andamento generale dell'energia, energetico, e andrò via via a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia di questo periodo, ragazzi. Allora, partiamo con un fante di coppe, ruota della fortuna, imperatore, tre di bastoni, 4 di pentacoli, cavaliere di coppe, e 9 di bastoni. Allora, la prima cosa che mi viene da dirvi è che qui c'è una situazione dove ehm, potrebbe esserci la possibilità di iniziare un qualche cosa, ma è come se non si volesse cambiare schema di comportamento con questa ruota della fortuna, al contrario, per quello che probabilmente avete la morte. Volete raggiungere un certo tipo di risultato, un certo tipo di stabilità, un certo tipo di abbondanza, però non volete cambiare quelli che sono certi atteggiamenti, non volete, diciamo, staccarvi da una certa zona di comfort per raggiungere il vostro obiettivo. Questa è un po' la situazione in generale. Andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. Partiamo da questo fante di coppe. Allora, abbiamo una regina di bastoni e un re di pentacoli. Potrebbe essere una situazione familiare per qualcuno. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro mi arriva. Allora, fante di spade per la ruota della fortuna e cavaliere di coppe nuovamente. Tante figure, devo dire, ragazzi. È come se ci fosse la volontà di cambiare, o perlomeno la necessità più che la volontà, di cambiare una certa dinamica di comportamento. Ha a che vedere con diciamo, dominare le proprie energie, dominare la situazione di fronte a voi, prendere in mano le redini della situazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo una regina di coppe e gli amanti. Allora ragazzi, se per voi vibrasse come una situazione di tipo romantico,
vi dico che qualcuno è come se stesse aspettando un qualche tipo di concretizzazione all'interno di questa relazione. Se fosse una situazione familiare, ho come l'idea che ci si stia aspettando come un, mi viene da dire un aiuto proprio, o un input, o un sostegno per quello che riguarda per qualcuno un lato economico, e ci si aspetta questo sostegno magari appunto da un familiare piuttosto che da un padre. Il fatto che ci sia l'imperatore non vuol necessariamente dire che sia un uomo, anche se è fortemente probabile. Potrebbe anche essere, per esempio, una madre con una forte polarità, mm, con un forte divino maschile. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Quattro di pentacoli nuovamente. E mago, ragazzi, dovete pensare in grande qui. Sento che è come se ci fosse qualche cosa che vi blocca e vi dico, potrebbe essere proprio perché il 4 di pentacoli parla un po' della zona di comfort, no? Parla di quello che non vogliamo lasciare, di quello a cui siamo attaccati, di quelle che sono le nostre abitudini ormai ben radicate e qui è come se non si volesse fare niente di diverso per raggiungere l'obiettivo, il risultato che voi volete raggiungere. Quindi diciamo che il 4 di pentacoli in questo caso vi serve per capire che dovete iniziare a lasciare andare un pochettino di più le cose. Qui con il fante di spade mi dice che siete, ops, scusate, che tendete, ok, che tendete un pochettino al controllo. Non è un controllo malsano, perché non ho altre carte brutte qui intorno, diciamo, se brutte si possono definire. Però sì che avete bisogno di tenere tutto sott'occhio, tutto sotto controllo, tutto sotto le vostre ali, diciamo. E questo 4 di pentacoli, come vi dicevo, vi fa sentire in una zona di comfort, in una zona di sicurezza. È proprio quello che non volete cambiare con la ruota della fortuna girata al contrario. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli. Abbiamo un 10 di spade, che è l'arcano minore della morte, che avete inizio lettura qui, e un 3 di coppe. È come se doveste lasciar stare un certo tipo di materialità, ma focalizzarvi di più su quello che è la relazione che si può creare. Ragazzi, qui si tratta di rompere dinamiche di comportamento, bisogna cambiare il ciclo del karma quando c'è la ruota della fortuna. Cambiare il ciclo del karma vuol dire cambiare le dinamiche precedenti, quindi se prima mi faceva stare al sicuro una determinata situazione o relazione, devo iniziare a trovare le sicurezze dentro di me, non all'esterno con la relazione o con la situazione. E mi verrebbe da dire puntare su quello che è il lato divertente della situazione. Qui sento che molte persone hanno bisogno di alleggerirsi un po'. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Sette di pentacoli, ruota della fortuna nuovamente e 9 di coppe. Allora ragazzi, a metà marzo le cose potrebbero cambiare. Qualcuno potrebbe tendervi una mano. È come il interrompo il mio attaccamento. Questa carta a me, in questo caso, provoca un po' di ansia, come se avessi paura di perdere qualcosa. E invece qui è come se arrivasse un cambio. Ragazzi, qui con il cavaliere di coppe arriva o una persona o una notizia che comunque vi darà soddisfazione e farà cambiare, diciamo, le carte in tavola. Andiamo a vedere
il 9 di bastoni, il giudizio. L'appeso e il 3 di bastoni, ragazzi. Guardate, le cose cambieranno, questo ve lo dico. Ehm, Qui avete 3 di bastoni che avete già qui. Devo dire che le energie si ripetono abbastanza. Il punto è che arriverete, diciamo, a essere un po' stanchini, quindi la carta dell'appeso vi consiglia di prendervi un momento verso la metà di marzo. Magari organizzate un viaggio, organizzate qualche cosa di distensivo, organizzate... potrebbe anche essere qualche terapia rigenerativa per voi. Ve lo dico perché ho sentito la parola ipnosi regressiva. Quindi magari per qualcuno può essere utile fare terapie di questo genere per capirsi meglio, per andare a scoprire il perché di tanto attaccamento a certi atteggiamenti. È un esempio, ovviamente. Guardate ragazzi, prendetevi il tempo che vi serve per valutare l'offerta che vi arriva, perché da lì le cose potrebbero cambiare radicalmente con questa ruota della fortuna. Ce l'avete ben 2 volte. Qui avete morte e 10 di spade, qui avete 2 volte il cavaliere di coppe, qui avete 2 volte il 3 di bastoni. Fatemi vedere se c'è ancora altre ripetizioni. Direi di no, però direi che sono già abbastanza, insomma. Si sblocca qualche cosa. Io ho come la sensazione che qui ci sia come un movimento da parte di qua, o ripeto, o, o vi fanno un'offerta oppure una comunicazione che vi arriva. Poi però da lì prendetevi un tempo per riflettere e per ripuntare il dito sui nuovi obiettivi. 3 di bastoni è anche una carta di forte prosperità, esattamente come la ruota della fortuna, eh. Parla di scambi commerciali, parla di nuovi territori da andare a scoprire, ad esplorare. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice, ragazzi. Le vite passate, ok, interessante. Il mutamento e il Papa, ragazzi, sono 3 arcani maggiori. E di nuovo la ruota della fortuna. Wow, guardate, è proprio è un cambio karmico quello di questo periodo, ve lo dico. Qui avete 1, 2, 3 volte la ruota della fortuna e qui è un po' come se la sentissi tipo il karma del passato che cambia e qui avete questa carta che in questo mazzo si chiama Nessuna Cosa e che rappresenta come se fosse una lavagna dove voi potete scrivere il nuovo destino. Qui ecco perché si tratta di prendervi un tempo per rifocalizzare effettivamente i vostri obiettivi, quello che volete da una relazione, quello che volete dalla vita, quello che volete da un lavoro, quello che volete da una nuova collaborazione. È un po' come, no, ok, basta, fino adesso è andato così, ho avuto questo tipo di credenze o mi hanno tramandato questo tipo di ideali, ora cambio, interrompo lo schema di comportamento perché magari a me non serve più e inizio a scrivere la mia nuova realtà. Amici dei Gemelli è una lettura stupenda, devo dire, nonostante la morte, che può sempre un po' spaventare all'inizio, però vi dico che, insomma, ce ne sarà. Me lo scriverete poi nei commenti verso metà febbraio, riascoltate, scusate, verso metà marzo, potete riascoltare la lettura e dirmi poi come vi risuona, insomma. Va bene, andiamo a vedere ancora una di queste carte per vedere su che pensiero positivo vi potete focalizzare. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Eccolo qua, il 4 di pentacoli. C'è un attaccamento a quello che avete perché probabilmente c'è come una sorta di fatica o di credenza nel non meritare qualcosa. Quando si è in questo tipo di credenza si fa fatica ad attirare l'abbondanza economica, perché cioè io posso fare tutti i lavori di manifestazione che voglio, però quando ho la credenza limitante io non merito, che sia amore, che sia soldi, che sia rispetto, quando uno non si sente meritevole di ricevere, automaticamente
o non riceve, o quando riceve non riesce a trattenere la cosa. Ecco perché c'è questa sorta di attaccamento. Però in questo, diciamo, riconoscendo quello che vi meritate, potete cambiare il ciclo karmico, il vostro schema di comportamento. Wow, gemelli, fatemi sapere nei commenti. Se comunque la lettura vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivere una mail o abbonarvi al canale. Io spero davvero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!